In cucina è sempre molto bello sperimentare, soprattutto nuove lievitazioni e farine. Benvenuti in una nuova videoricetta di Cucina d'Essenza. Oggi prepariamo insieme il pane ai 5 cereali senza glutine. All'interno di una bowl andremo a versare tutte le nostre farine, naturalmente prive di glutine, per cui andremo a versare la farina di riso integrale, la farina di sorgo, la farina di grano saraceno, la farina di mais finissima, quella di miglio e infine la farina di teff. Aggiungiamo anche gli amidi, che sono l'amido di mais e la fecola di patate. Per ultimo aggiungeremo anche dello xantano, che aiuterà a regalare elasticità al nostro impasto. Tutte le farine utilizzate sono naturalmente prive di glutine, ma bisogna stare attenti che la confezione riporti il simbolo della spiga sbarrata o il claim del senza glutine, per evitare una contaminazione incrociata con il frumento. Andiamo a sciogliere in acqua tiepida un cucchiaio di zucchero di canna e aggiungiamo del lievito di birra disidratato, oppure se preferite potete utilizzare del lievito di birra fresco. Una volta sciolti zucchero e lievito li andiamo a unire al nostro mix casalingo di farine naturalmente prive di glutine. Possiamo utilizzare anche la planetaria per lavorare il nostro impasto, oppure, come sto facendo io, un cucchiaio sarà sufficiente. Una volta che le nostre farine avranno assorbito tutta l'acqua, possiamo andare a unire al nostro impasto il sale e l'olio extravergine di oliva. Possiamo procedere a lavorare il nostro impasto a mano, oppure proseguire all'interno della planetaria. Una volta ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, lasciamo riposare il nostro impasto in una bowl leggermente unta con dell'olio extravergine di oliva fino a che non avrà raddoppiato di volume. Una volta che il nostro impasto avrà raddoppiato di volume, andremo a cospargere della farina di riso integrale su un foglio di carta forno. Poi così andare ad effettuare le pieghe al nostro pane. Anche se il nostro impasto è privo di glutine, le pieghe aiuteranno comunque a regalare struttura al nostro pane. Allarghiamo il nostro impasto senza sgonfiarlo eccessivamente, dopodiché andremo a ripiegare su se stesso verso il centro per effettuare delle pieghe. Sigilliamo per bene la chiusura del nostro pane, così da evitare la fuoriuscita dei gas durante la seconda lievitazione. Per la seconda lievitazione io utilizzo un apposito cestino per la lievitazione del pane, ma voi potete utilizzare anche una boule o un semplicissimo cestino in vimini. Mi raccomando, foderatelo con un panno da cucina in cotone e poi cospargetelo con farina di riso. Aiuterà a far sì che l'impasto non si attacchi al panno. Se la temperatura all'interno della nostra casa è al di sotto dei 25 gradi, vi consiglio di mettere il nostro pane a lievitare in un luogo caldo riparato da correnti d'aria fredda. Nel frattempo accendiamo il forno e preriscaldiamolo alla temperatura massima di 250 gradi in modalità statica e nel mentre facciamo arroventare al suo interno una pentola in ghisa oppure 2 teglie di Pirex. Lasciate che il forno arrivi a temperatura e poi attendete altri 30 minuti prima di infornare il pane. Ponendo attenzione a non bruciarvi, adagiate il pane all'interno della pentola o della teglia. Dopodiché passate a incidere il pane che tenderà a gonfiarsi in cottura e ad aprirsi. Ed inforniamolo per 40 minuti con il coperchio. Dopodiché abbasseremo la temperatura a 220 gradi e continueremo la cottura per altri 20 minuti ma senza coperchio. Questo modo di cuocere il pane simula tantissimo la cottura all'interno di un forno a pietra. Una volta cotto lasciamolo raffreddare su una gratella prima di tagliarlo. Una volta tagliato verrete pervasi da un profumo indescrivibile, una mollica morbida e dorata e una crosta croccante che ricorda perfettamente un pane rustico. Questo pane ai 5 cereali senza glutine è davvero un'esplosione di gusto, di fibre e di morbidezza e si presta perfettamente per accompagnare taglieri di salumi e formaggi, oppure preparare dei sandwich o dei morbidi panini, oppure accompagnato da un velo di marmellata per merenda o colazione.
Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un like e scrivetemi qui sotto nei commenti. Vi invito inoltre a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi appuntamenti. Vi ringrazio tanto di essere rimasti ancora in mia compagnia e noi ci rivediamo qui prestissimo alla prossima video ricetta.